Questo vlog doveva andare così? No. Doveva essere una bellissima giornata a Torino. La realtà dei fatti, anzi, dovevano essere più giornate a Torino, invece così non è stato. Dovevo andare a Torino per vedere 2 appartamenti che avrei iniziato a gestire per quanto riguarda gli affitti brevi e un intero palazzo per quanto riguarda sempre una gestione. Faccio questa breve intro in modo tale da chiarire alcune cose, poi perdonatemi ragazzi, non sono uno youtuber, non faccio vlog, quindi ogni tanto interromperò il video, mi farò rivedere per cercare di collegare ciò che dicevo perché guardandolo così il video non avrebbe troppo senso. Quindi la giornata parte molto presto, dove ho preso un treno per raggiungere un ragazzo che collabora con me che tra poco ti presenterò. Vabbè, dato che sono arrivato in anticipo, come mio solito, e devo aspettare la persona che mi passerà a prendere in macchina, che se vorrà la includerò anche lui nel vlog oppure no. Stai fatto, Luca, facciamo questa riflessione, no? Perché prima ho accennato un argomento che preferisco comprare attività piuttosto che passività, no? Ecco perché non ho la macchina, voglio fare questo test senza macchina. Innanzitutto perché la macchina è una passività, prima di tutto. Seconda cosa, una persona potrebbe dirmi, beh Luca, ma scusa, senza macchina come ti sposti? Beh, raga, in aereo, in treno, in taxi, in bici, cioè non è che c'è solo la macchina. Sicuramente potrebbe sembrare più comoda la macchina. La realtà dei fatti è che per una persona che ragiona con una mentalità imprenditoriale o hai una macchina con un taxista, e ancora non sono a quel livello in cui mi posso permettere un taxista privato che mi porta in giro, allora per me diventa a tutti gli effetti un costo, anzi un doppio costo. Uno, perché la macchina a tutti gli effetti costa mantenerla. Seconda cosa, in macchina io non posso lavorare, perché se guido non posso lavorare. Sì, posso fare magari una chiamata, ma non sarò mai concentrato come se mi impegno a fare solo quella determinata cosa, no, perché devo pensare anche a guidare. Quindi la realtà dei fatti è che voglio fare questa prova per vedere com'è effettivamente la vita, innanzitutto senza macchina, visto che ho sempre avuto una macchina, e soprattutto per vedere se questa teoria è confermata. Perché per esempio, vabbè, adesso per andare a Torino sto aspettando questo ragazzo che lui ha la macchina, mi porta in macchina con lui, quindi di conseguenza essendo passeggero ha senso andare in macchina perché posso lavorare. In alternativa, come sarei andato a Torino? Sarei andato in treno, sono 1 ora e 25, tra l'altro con il Frecciarossa. Per assurdo, con il Frecciarossa avrei risparmiato 1 ora di tempo rispetto ad andare in macchina, non solo questo. Seconda cosa, andare in treno significava evitare di spendere così tanti soldi per comprare una macchina, perché ti basta prendere un biglietto a 50 euro per andare a Torino. E terza cosa, la più importante in assoluto, che è la motivazione principale del perché in questo momento preferisco far così, perché in treno ho la possibilità di lavorare. In treno ho il mio tavolino, posso mettermi lì col computer, posso fare le chiamate che ho voglia, posso guardare, analizzare tutto quello che ho bisogno di fare, senza ovviamente essere distratto alla guida perché sono su dei binari e non sono io a guidare. Inoltre, nell'ultimo periodo ho ridotto parecchio gli spostamenti, sapendo di non avere la macchina. Questo ti porta ovviamente a girare di meno e fare meno cose, o meglio, faccio sempre tutto quello che ho intenzione di fare, però la realtà dei fatti è che ho limitato alle cose veramente necessarie. Cioè, capisci che non prendo il treno, non esco, non prendo un taxi per andare a farmi una cena, una serata, ce la evito. Dopo averti condiviso questo parere, che è un mio pensiero, non è né giusto né sbagliato, anzi sono curioso di sentire il tuo punto di vista. Se ti va, lascia un commento col tuo punto di vista riguardante questo parere. Ho aspettato altri 10-15 minuti e poi il mio amico barra collaboratore è arrivato. Salite in macchina, posso condividerla quella cosa che sta succedendo? Brevemente ve lo presento, lui si chiama Malik, anche lui si occupa di affitti brevi e ho deciso di coinvolgerlo in questo progetto per farmi dare una mano nella gestione di questo palazzo. O preferisci di no? Vai. Io dico quello che ho capito, poi se ci sono dei dettagli aggiungili te. Lui praticamente ha una super villa in gestione sempre con Airbnb che l'hanno presa degli youtuber, come si chiama? Greenbaum. Tra l'altro organizzata anche da Steven Basalari. Ciao bro, come stai? Sei andato a vedere la villa? Spero che il format sia una bomba con quello che ho speso, Eh sì, sono proprio io, sono Greenbaum e
E praticamente stanotte, anzi stamattina, si sveglia con... Aspetta che posso passare leggermente, bro. Stamattina si sveglia con dei messaggi ricevuti. Ma sta Francesca, che era la vicina che ti ha scritto su Airbnb. Esatto. Sta Francesca, che era la vicina di questa villa che lui ha in gestione per affitti brevi, dove questi youtuber alle 3 di notte stavano facendo una marea di casino, cioè probabilmente musica, chiasso, urla, bagni in piscina. E la cosa bella, raga, è che loro fanno una settimana, giusto? Tutto quanto streamato su Twitch. E tipo qua noi stiamo guardando in diretta che cazzo stanno combinando nella sua casa, perché sti youtuber non gli hanno né dato la cauzione e stanno violando alcune regole della casa. Però in questo momento li stiamo tenendo... Stanno violando in live. Esatto, le stanno violando in live, perché stiamo monitorando tutto quello che stanno facendo tramite la loro diretta Twitch. Insomma, queste 2 ore e mezza di viaggio che ci separavano da Bergamo a Torino sono state un susseguirsi di chiamate tra Malik e il manager di Greenbaud, che ha organizzato praticamente questi 7 giorni di live. La realtà dei fatti è che dopo penso che si sia risolto per il meglio, abbiano trovato un accordo, addirittura sono stati un giorno in più rispetto ai 7 giorni che dovevano fare. Piccolo pit stop in autostrada per far benzina, ovviamente in autostrada dove costa molto poco la benzina, e poi si riparte. Arrivati a Torino avevamo praticamente un susseguirsi di appuntamenti uno dietro l'altro, tra cui un pranzo con un ragazzo che collabora sempre con noi. Quindi abbiamo parcheggiato la macchina, tra l'altro nel parcheggiarla non ci siamo accorti che siamo andati sopra un marciapiede. Fateli meglio i marciapiedi la prossima volta, soprattutto per le macchine basse. Eccolo. Mano, io sto vloggando, allora... alla grande, sì. Finito il pranzo siamo andati a pagare, ci siamo diretti verso il palazzo che va all'appuntamento con il responsabile che è stato incaricato di farcelo vedere. Dato che non sono un vlogger esperto, ho praticamente registrato diverse clip tutte quante in maniera muta. Vi presento brevemente questo palazzo, tra l'altro è in vendita, quindi se sei una persona che ha dei fondi o conosci qualcuno che ha dei contatti, sappi che questo palazzo è in vendita per 6,2 milioni di euro. E in poche parole siamo andati a fare un sopralluogo per andare a vedere innanzitutto le condizioni, che vi farò vedere durante queste clip che state vedendo in questo momento, per una potenziale gestione di questo palazzo intero per quanto riguarda affitti brevi. Considerate che questo palazzo si trova in una delle zone principali di Torino, all'interno di uno dei contesti storici più antichi della città. Pensate, all'interno di questo palazzo hanno soggiornato diversi dirigenti della Juventus. Adesso non so che squadra tifi, io sono ateo sotto questo punto di vista, quindi non prendertela. Come è composto questo palazzo? È composto da 7 piani, di cui 7 fuori terra e 2 sottoterra. Poi abbiamo preso un ascensore che, pensate, questo ascensore che state vedendo in questo momento è un ascensore di una vecchia nave da crociera che è stata tolta e messa all'interno di questo palazzo. Arrivati in cima al palazzo abbiamo iniziato a fare un tour dei primi appartamenti. Siamo partiti da quelli al 7° piano, che sinceramente erano i migliori. Sono completamente arredati, sono leggermente impolverati, ma la qualità di questi arredi è veramente fenomenale. Pensate che per ogni appartamento, su ogni piano, c'è praticamente la cucina e i pavimenti abbinati. Quindi se la cucina è di un determinato colore, il pavimento ha dei richiami dello stesso colore della cucina. Una figata pazzesca. E gli appartamenti all'ultimo piano sono gli unici che presentano 2 piani, quindi una scala a chiocciola che separa la zona giorno, la zona living, dalla zona notte. Una zona notte composta da una camera da letto, una stanza guardaroba e un bagno. Usciti
sul balcone questa è la vista è fenomenale, vedi tutti i tetti della città. Come potete vedere questa scala è strepitosa, mi sono letteralmente innamorato, è fatta di cristallo e all'interno di ogni gradino sono presenti i tasti del pianoforte. Successivamente entriamo nell'altro appartamento adiacente a quello che vi ho appena fatto vedere, ovviamente qua l'arredo è diverso e ha un terrazzo leggermente un po' più basso rispetto all'altro. Questo alloggio è composto da 2 piani, dove sotto c'è la zona living, la zona giorno, e sopra invece c'è la zona notte. Scendiamo di un piano, sempre tramite questa strepitosa scala di cristallo, con al piano sotto invece un pianoforte disegnato sul pianerottolo. Sono praticamente 21 unità in totale, di cui sono 15 bilocali e i restanti 6 appartamenti sono trilocali. Tutti gli altri appartamenti li ho tagliati per il semplice fatto che sono molto simili. Più o meno la predisposizione è la stessa, tant'è che, credetemi ragazzi, entrare in un palazzo completamente abbandonato da 1 anno e mezzo ti perdi, letteralmente. Se non ci fosse stata una guida che mi avrebbe guidato nel vedere e visitarlo, mi sarei letteralmente perso. Quindi tralasciando tutti gli altri appartamenti, che sarebbe uscito un video più noioso di quanto già lo è, siamo andati fino al piano terra dove c'è una palestra riservata ovviamente ai futuri ospiti di questo palazzo. Finita questa visita, durata circa 1 ora e mezza, abbiamo praticamente creato un progetto con dei potenziali rendimenti annuali per quanto riguarda la gestione di un palazzo del genere ad affitti brevi. Il progetto di per sé su carta è uscito in maniera fenomenale. La realtà dei fatti è che finché non troviamo a tutti gli effetti un potenziale acquirente di questo palazzo, nulla di tutto ciò si potrà realizzare. Quindi ti chiedo il tuo aiuto. Se potenzialmente sei una persona che sta guardando questo video e ti potrebbe interessare un palazzo del genere, raggiungimi su Instagram e ci sentiamo lì. Oppure tu che stai guardando questo video, tra i tuoi contatti conosci qualcuno abbastanza benestante a potersi permettere un palazzo del genere, ti chiedo la cortesia di girare questo video. Te ne sarei molto grato. Finito questo tour, sono andato poi a vedere questi 2 appartamenti che avrei dovuto gestire per conto mio ad affitti brevi. Ho delle riprese, ma dato che c'erano degli ospiti che soggiornavano, non mi sento di condividere effetti personali. L'idea era quella di entrare a gestire questi 2 appartamenti con un canone d'affitto e poi sarei andato a subloccarlo. La realtà dei fatti è che ho trovato alcune caratteristiche che mi hanno acceso delle red flag, come per esempio delle macchie di umidità, e ho già avuto problemi per quanto riguarda l'umidità e per quanto riguarda la sicurezza di per sé di questi immobili. All'interno erano completamente ristrutturati, il canone d'affitto era concorrenziale, quindi era veramente buono. C'erano troppe red flag, bandierine rosse, che mi hanno allarmato fin da subito nel momento in cui l'ho visti. Posso condividervi una lezione che ho imparato a mie spese. Gli appartamenti che sono presenti su Airbnb devono avere determinati requisiti. Se sono presenti macchie di umidità e questa umidità a un certo punto diventa troppo invadente, non si fa nulla per risolvere la situazione, ti posso dire che l'ospite ha tutto il diritto di chiedere un rimborso e Airbnb glielo concederà. Come per esempio per quanto riguarda la sicurezza. Ad oggi è fondamentale avere finestre blindate e porte blindate. Questi appartamenti quindi avevano delle macchie di umidità che mi hanno ovviamente fatto allarmare e non avevano delle porte blindate, avevano delle finestre blindate ma non avevano delle porte blindate. Quindi per quanto riguarda i futuri ospiti che avrei accolto, non mi sarei sentito tranquillo sapendo che si trovavano al piano terra senza una porta blindata. Questi sono fattori da tenere in considerazione. Quindi finite queste 2 visite, io pensavo di stare alcuni giorni per sistemare questi 2 appartamenti, fare le foto, organizzare lo staff e via dicendo. Alla fine sono andato e tornato in giornata. Detto questo, se vuoi rimanere aggiornato su nuovi contenuti e nuovi movimenti che farò, iscriviti a questo canale YouTube, ma se vuoi rimanere aggiornato anche giorno per giorno su ciò che faccio e come lo faccio, ti invito a seguirmi anche sulla mia piattaforma di Instagram. Detto questo, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!